Rieccoci con un nuovo video. Come vedete, quest'oggi utilizzerò due mazzi, i Surrealist Tarot e appunto gli oracoli o comunque le carte della magia bianca di Emanuele Imperiali. Sono due mazzi di grande importanza che aiutano veramente tanto comunque nella lettura e ovviamente sono utilissimi per sondare un po' il terreno per quanto riguarda qualsiasi tipologia di questione, di domanda più o meno delicata e soprattutto per analizzare, diciamo, anche le tempistiche dell'evolversi di una eventuale situazione, in particolar modo queste carte, questi oracoli. Allora, Surrealist Tarot e appunto oracoli, di cui vi lascio il link in descrizione, per cui se volete potete appunto andare a rivedere i video in cui appunto parlo specificatamente di ciascun mazzo, poiché entrambi hanno veramente, vi ripeto, una grande importanza, in particolar modo i Surrealist Tarot, che si rifanno appunto alla psicanalisi freudiana. Allora, la domanda che andremo ad affrontare quest'oggi è la seguente: si è di nuovo bloccato, ossia non lo sento da alcuni giorni, da anche qualche settimana. Vogliamo sapere innanzitutto le motivazioni più o meno concrete che possono aver portato questa persona a bloccarsi nel contattarvi, e vogliamo sapere se questa persona ha intenzione di farlo e se lo farà a livello concreto. Di conseguenza utilizzerò appunto il metodo dei 5 arcani con i Surrealist Tarot e l'oracolo di Virgilio con appunto gli oracoli della magia bianca. Cerchiamo quindi di capire questa persona perché appunto in questi giorni non si fa sentire, a prescindere o meno che il vostro sia un rapporto, diciamo, conclamato oppure una semplice frequentazione, oppure a prescindere che sia un rapporto tra due persone libere o tra due persone entrambe impegnate o uno dei due impegnato, quindi a prescindere che sia ad esempio una storia clandestina o un triangolo. Allora, iniziamo con i Surrealist Tarot, mescoliamo appunto questo bellissimo mazzo e cerchiamo di capire la persona di cui appunto voi state chiedendo perché si è bloccata, quali motivazioni questa persona ha e ha avuto, come sta vivendo il presente lontano da voi, che cosa ha intenzione di fare e che cosa farà concretamente prossimamente. Allora, ok. Allora, prima posizione, cerchiamo di capire questa persona perché appunto si è bloccata, quindi il passato, ossia i giorni scorsi, le settimane scorse. Cerchiamo di capire cosa potrebbe essere accaduto. Vabbè, la luna. Allora, sicuramente qualcosa di poco chiaro, quindi sicuramente faccende di cui questa persona non vi ha parlato. La luna rappresenta il non detto, la luna rappresenta comunque tutto ciò che viene nascosto. Ripeto sempre, è un'oscurità non totale come nel caso appunto del diavolo, ma è comunque un'oscurità parziale che ovviamente in un rapporto sarebbe meglio chiaramente diradare. Quindi nel caso in cui sia una storia
clandestina, quindi nel caso in cui voi abbiate chiesto una persona impegnata, ragazze, la luna si spiega già da sola, nel senso che essendo una persona impegnata evidentemente in qualche modo deve agire di nascosto e di conseguenza non può concretizzare quelli che sono i suoi sogni, i suoi pensieri e i suoi desideri. La luna rappresenta l'emotività, rappresenta tutto ciò che noi abbiamo dentro, ma che appunto teniamo ben nascosto nella nostra interiorità. La luna rappresenta il mondo onirico per eccellenza, quindi tutto ciò che, se avessimo la classica bacchetta magica, vorremmo vedere realizzato. La luna rappresenta anche un desiderio fisico, un desiderio di contatto, che però rimane soltanto tale, cioè un desiderio presente nella mente dell'individuo che sta sognando, ma che in questo momento non può concretizzare. La luna, tra gli arcani maggiori, è forse quello che rappresenta maggiormente un senso di staticità, perché abbiamo un individuo che è completamente rivolto dentro se stesso, verso se stesso. È un individuo che sta pensando al proprio pensiero. È una sorta di metacomunicazione con se stesso, cioè questo individuo sta pensando a cosa desidera, a cosa vuole veramente, a cosa vuol vedere veramente realizzato per se stesso. Sta cercando di comprendere maggiormente i suoi sogni, i suoi desideri, le sue aspettative, ma anche i suoi fallimenti, ciò che lo preoccupa, perché la luna rappresenta anche le paure, le nostre perplessità, che fanno comunque parte della nostra interiorità. Questo è un individuo, vi ripeto, che sta affrontando dei giorni o anche delle settimane di forte introspezione, come se stesse avendo un dialogo interiore con se stesso, con le proprie emozioni e con i propri sentimenti, che qui ci sono, perché la luna rappresenta, vi ripeto, l'emotività e i sentimenti. Ma questa persona vi pensa, questa persona vi sogna, questa persona vi desidera, questa persona molto probabilmente pratica anche dell'autoerotismo nel momento in cui è lontano da occhi indiscreti. La luna rappresenta il notturno, quindi rappresenta quei momenti in cui noi ci ritroviamo da soli con noi stessi, per esempio i momenti che precedono il sonno, momenti in cui questa persona probabilmente rivede il vostro volto, sente il vostro profumo, risente la vostra voce. Questo probabilmente è uno dei pochi elementi positivi della luna, nel senso che questo individuo, nel momento in cui ripensa a voi, si sente sereno, perché è come se riuscisse a comunicare con voi anche se non vi sente, anche senza farlo in maniera concreta, attraverso dei messaggi. Ora, vi ripeto, nel momento in cui questa persona vive una situazione di impegno ufficiale, tutto questo è chiaro. Nel senso che non può palesare ad alta voce: "Ah, quanto vorrei vederti, mia cara amata". Non può dirlo. Non può vedervi, non può sentirvi sempre. Il problema nasce però nel momento in cui questa persona in realtà è libera, quindi è una persona single. Per cui evidentemente questa persona, pur essendo single, non riesce a lasciarsi andare alla sua emotività, ha dei blocchi. La luna mi riporta all'infanzia, quindi mi riporta alla maternità. Questa persona potrebbe avere un rapporto irrisolto con una figura femminile, generalmente la figura materna, che in qualche modo impedisce a questo individuo di vivere correttamente i rapporti con l'altro sesso, quindi con una donna, pur volendole bene, come se questa persona andasse a ripresentare il rapporto disfunzionale che ha vissuto precedentemente con la propria madre. Difatti la luna rappresenta anche delle condizioni psicofisiche di disequilibrio. Quindi abbiamo un individuo che non è confuso, ma che in qualche modo si sta nascondendo a voi, perché voi rappresentate, diciamo,
quella cartina al tornasole che lo metterebbe di fronte ovviamente alle proprie difficoltà, alla propria interiorità, che in questo momento è fragile. Questo sia nel caso in cui sia una persona single, sia nel caso in cui sia una persona comunque impegnata, perché questa persona da impegnata si sta facendo delle domande, ossia, ma io cosa ci faccio con questa donna al mio fianco quando ne penso e ne voglio un'altra? Allora, quindi qui in realtà con questa luna non ci sono effettivamente delle ragioni concrete esterne all'individuo, cioè non mi è venuto per esempio un 10 di bastoni, che mi indica una persona che forse innatamente si sta dedicando al lavoro, o un 8 di denari. Qui mi viene una luna, quindi una persona che deve tenere nascosto il vostro rapporto oppure che cerca in qualche modo di frenare il vostro rapporto, a seconda delle casistiche di cui vi ho appena parlato. La luna rappresenta anche la menzogna, terzo ed ultimo caso, cioè una persona che vi ha detto di essere libera, ma che invece in realtà ha qualcun altro. E di conseguenza però è chiaro che comunque vi sta comunque mentendo. Quindi nel caso in cui questa persona ritorni, ragazze, mi raccomando, io lo ripeterò fino veramente allo sfinimento, tutelate voi stesse e il vostro cuore e comunque cercate chiarezza. Fate a questa persona 2 domande. Ok? A questo punto vediamo il presente, come vive questa persona questo momento di allontanamento da voi. Il giudizio, però, bene. Iniziamo già con 2 arcani, mamma mia, belli potenti. Allora, il giudizio, questa persona sta pensando di cambiare pelle, di ricominciare da capo, quindi di chiudere un ciclo e di riaprirne un altro. Il giudizio precede la carta del mondo, che rappresenta la chiusura ufficiale di un ciclo. Con il giudizio non è ancora stato fatto il passo, ma l'individuo sa che prima o poi dovrà accadere. Quindi che cosa significa? Che questa persona sa che prima o poi dovrà farsi risentire. Il giudizio ha chiaramente, ragazze, come significati base proprio la telefonata, messaggio, sms. Questa persona ha intenzione di contattarvi, quindi sia vocalmente attraverso una chiamata piuttosto che appunto un messaggio vocale, oppure una videochiamata, oppure questa persona comunque vi vuole scrivere sms piuttosto che WhatsApp, Telegram e che dir si voglia. Questa persona ha voglia di sentirvi, ma sa che dovrebbe darvi delle spiegazioni in giudizio, quindi non può tornare tutto bello, tranquillo e sereno come se nulla fosse, da fresconcello, ma deve darvi delle spiegazioni. Spiegazioni che siano serie, il giudizio, che siano passabili al vaglio della vostra intelligenza e della vostra razionalità, quindi sa che non può mentirvi e soprattutto deve in qualche modo gestire questi suoi momenti cambiandoli, perché il giudizio rappresenta la rinascita, il dare una seconda possibilità ad un rapporto con voi. Anche in questo caso, come nei mazzi più tradizionali, vedete che abbiamo 2 persone che risorgono dal proprio sepolcro, quindi dopo la morte. Quindi dopo un periodo di silenzio, dopo la morte appunto, delle comunicazioni, in questo caso a livello metaforico, questa persona ha intenzione di farsi risentire. Lo farà? Questa persona lo vuole fare, lo vedremo poi successivamente. Ma sa che non può raccontarvi menzogne, sa che deve tornare in qualche modo con delle spiegazioni valide e soprattutto deve cambiare questi atteggiamenti fortemente disfunzionali. Questo però, ragazzi, sia nel caso in cui sia una persona libera, ma anche nel caso in cui sia una persona impegnata. Quindi ha intenzione di tornare con voi con una dichiarazione importante, perché il giudizio non è semplicemente un messaggino ciao come stai, o almeno la conversazione non prosegue così,
Vi dovrà dire qualcosa di molto importante, qualcosa che potrebbe veramente rimettere in gioco il vostro rapporto, ovviamente però in maniera positiva, perché non è venuta in accezione negativa. Quindi questa persona sa che voi accettereste di buon grado le sue spiegazioni. Ed è una dichiarazione solenne, una dichiarazione importante, che dovrebbe porre fine appunto ad una situazione di silenzio e di confusione. Quindi veramente preparatevi, perché ovviamente nel momento in cui una persona ha già un'intenzionalità del genere, anche se magari non lo fa subito nell'immediato futuro, però prima o poi lo farà. Vediamo che cosa ha intenzione però di fare prossimamente con voi. Allora, il 7 di coppe e l'8 di pentacoli, perfetto. Allora, questa persona con il 7 di coppe sta esprimendo una scelta. Ve lo dicevo col giudizio, questa persona tornerà cambiato, volendo cambiare e dandovene ovviamente prova. Quindi non solo parole, ma fatti, l'8 di pentacoli. Questa persona vi parlerà di un grosso cambiamento nella sua vita, il giudizio e il 7 di coppe. Un cambiamento che può riguardare, direi principalmente coppe, quindi i sentimenti, quindi un cambiamento nella sua condizione. Potrebbe essere una persona che torna da voi parlandovi di un ipotetico divorzio o separazione dalla compagna ufficiale. Nel caso in cui sia una persona libera, potrebbe arrivare da voi dichiarandosi e volendo comunque costruire con voi un rapporto più serio e più stabile e non più così altalenante, vado e vengo. Il 7 di coppe rappresenta proprio una scelta a livello progettuale, organizzativa. Quindi questa persona evidentemente vuole portarvi delle notizie che sa che farebbero bene a voi, al vostro cuore e al vostro rapporto, dandogli maggior stabilità. Il 7 di coppe con l'8 di pentacoli potrebbe riguardare anche una situazione economico-finanziaria o professionale, ossia potrebbe ad esempio venire da voi dicendovi: ho trovato lavoro, ho cambiato lavoro ovviamente in meglio, sono riuscito ad ottenere quel prestito che tanto stavo attendendo. Questa persona potrebbe tornare da voi portandovi delle notizie che riguardano lui in particolar modo e la sua sfera economico-finanziaria, sfera che comunque è inerente al vostro rapporto. Mi spiego meglio. Nel caso in cui questa sia una persona impegnata, potrebbe tornare da voi dicendovi: guarda che sono riuscito finalmente ad ottenere quel prestito che mi serve per avviare correttamente e senza problemi, quindi avendo le spalle coperte, il percorso di separazione dalla mia compagna. Questo è un esempio. Nel caso in cui questa sia una persona libera, magari con problemi appunto professionali, potrebbe arrivare da voi dicendovi: ho finalmente trovato un lavoro stabile, possiamo iniziare a pensare ad una convivenza. Questi sono esempi per farvi capire che cosa intendevo. Quindi sicuramente ha delle dichiarazioni solenni da portare a voi, lo vuole fare e ha queste intenzioni. Deve semplicemente scegliere il momento giusto, le parole giuste e la strada giusta. Ma questa persona è molto legata a voi. Qui abbiamo un bellissimo 7 di coppe, quindi qui parliamo di sentimento. Le carte di grado 7 rappresentano sempre, diciamo, un trionfo, in questo caso il trionfo dei sentimenti. E ovviamente l'8 di coppe rappresenta in questo caso veramente una stabilità molto importante, che ha messo delle basi e delle radici veramente solide. Quindi questa persona ha veramente voglia e bisogno di tornare da voi, anche proprio per raccontarvi qualcosa di sé che per lui evidentemente è molto importante. Vi ripeto, da un punto di vista finanziario, economico, ma anche da un punto di vista comunque sentimentale. Evidentemente nel vostro caso, come gli esempi che vi ho fatto poco fa, sono due ambiti che in qualche modo trovano comunque accoglimento, che diciamo procedono all'unisono.
Evidentemente questa persona è andata un po' in crisi, come vi dicevo prima, con la carta della luna, proprio perché effettivamente ha delle situazioni che lo preoccupano e che quindi in qualche modo gli impediscono di sentirsi libero di vivere il vostro rapporto. Fermo restando che appunto nel momento in cui sia una persona impegnata è chiaro che ovviamente l'ostacolo principale arrivi proprio dalla compagna ufficiale o dall'avere comunque una storia ufficiale. Ecco perché qui abbiamo la scelta. Quindi questa persona, a mio avviso, è già pronta a fare una scelta, ma la vuole fare pensando a voi e ve ne vuole parlare. Quindi non vi vuole più tenere all'oscuro, come dicevamo prima con la luna. È una persona che tornerà da voi, vuole tornare da voi disposto al dialogo, a dirvi tutta la verità. E questo è molto importante. E questa verità porterà all'8 di denari, quindi ad una situazione ovviamente molto molto proficua per voi, anche se chiaramente l'8 di denari rappresenta comunque il lavoro duro, cioè questa persona sa che comunque sia per costruire adeguatamente il vostro rapporto e dargli il taglio migliore che vorrebbe lui, ma vorreste soprattutto voi, è chiaro che bisogna lavorarci sodo, ma porterà sicuramente al successo. Quindi devo dire che è un momento molto importante nella vita di questa persona, perché ci sono delle situazioni contingenti che stanno portando questa persona ad una evoluzione importante da un punto di vista appunto emotivo, come vi dicevo prima con la luna. Questa persona sta crescendo, sta cambiando, come vi dicevo con il giudizio. È una persona che si sta aprendo al nuovo ed è come se stesse cominciando a vedere il suo futuro in maniera più rosea, senza, diciamo, in qualche modo troppe difficoltà. E questo è molto positivo. È come se, guardate, quest'otto di pentacoli stesse iniziando a vedersi proiettato nel futuro, navigare in acque più serene, più tranquille e appunto più stabili, proprio perché è una carta di grado 8. Ok? Vediamo però a livello concreto che cosa farà questa persona. Il 3 di pentacoli, assolutamente sì, questa persona, ragazzi, vi contatterà. Le carte di grado 3 riportano ovviamente a quale arcano maggiore? All'arcano maggiore dell'imperatrice. Voi sapete che tutti gli arcani minori hanno il proprio corrispettivo in un arcano maggiore. Le carte di grado 3 nell'imperatrice, che rappresenta un po', come vi dicevo appunto con il giudizio, la comunicazione, ma rappresenta anche l'espansione, la germinazione. Quindi da una carta di grado 2 che rappresenta un po', diciamo, una sorta di fissità, immobilismo, una carta di grado 3 mi rappresenta quell'elemento in più che porta comunque appunto allo sviluppo, alla germinazione appunto, alla nascita di un qualcosa in più, ovviamente di positivo in questo caso, perché abbiamo il 3 di pentacoli. Il 3 di pentacoli rappresenta anche la collaborazione, quindi in qualche modo questa persona cercherà di parlarvi per potersi mettere d'accordo con voi sul dove vedervi, sul come vedervi, sul perché, sul quando, sul quanto vedervi. È una persona disposta assolutamente al dialogo, non si nasconderà più, come dicevamo prima con la carta della luna. Guardate, qui sotto abbiamo una sorta di scacchiera, quindi è una persona comunque che è disposta ad una progettualità con voi, una progettualità attenta, perché qui parliamo di pentacoli, quindi è una persona che non vuole lasciare nulla al caso, è una persona che dà molta importanza all'aspetto materiale della vita. Guardate questo cappello, che fa da larga che ha. Questa persona vuole sentirsi con le spalle coperte, vuole sentire protetto il proprio entourage, il proprio ambiente. Questa è una persona che non si muove mai per niente, è una persona che se si muove lo fa e lo fa con i piedi di piombo. Quindi è una persona che evidentemente questo giudizio, questo cambiamento lo stava aspettando da tanto. Evidentemente non ve ne ha parlato con la carta della luna, vi ha tenuto qualcosa segreto, quindi per esempio la voglia, il desiderio di separarsi dalla compagna ufficiale, oppure per esempio la voglia di, appunto nel caso in cui questa persona sia invece libera,
dare una svolta definitiva alla propria interiorità, mettendo da parte paure, angosce e quindi iniziando con voi un rapporto, diciamo, fatto e finito. Questa è una persona, vi ripeto, che ha voglia di sentirvi e vi porterà delle notizie. Parliamo di un 3 però di pentacoli, ragazzi, quindi non me ne vogliate, non sono notizie che evidentemente vi arriveranno in breve tempo, o comunque questo cambiamento necessiterà di qualche giorno, di qualche settimana, perché evidentemente qui il cambiamento è tosto, è grosso. Parliamo del giudizio, ragazzi, quindi è una delle carte che rappresenta maggiormente una svolta epocale, esistenziale nella vita di un individuo. Parliamo di un 8 di pentacoli, quindi di un lavorarci in maniera, diciamo, importante, intensa su un determinato rapporto e su una scelta 7 di coppe da fare, ok? Da portare avanti. Quindi questa persona sa che comunque ci sono ancora dei tempi tecnici, ma assolutamente toglietevi dalla testa il fatto che questa persona voglia chiudere con voi, che questa persona non vi voglia più sentire, per carità. Nessuna di queste carte mi fa pensare ad una cosa del genere. Il 3 di pentacoli rappresenta appunto anche la verità, quindi nel caso in cui questa persona vi abbia tenuto nascosto, per esempio, come vi dicevo all'inizio, il fatto che magari sia una persona impegnata, ebbene questa persona tornerà da voi dicendovi finalmente tutta la verità. Ma lo vuole fare perché sa che in qualche modo è probabilmente ciò che voi vi meritate, ma è anche ciò che il vostro rapporto si merita. Quindi è veramente un gran clima di collaborazione. Questa persona vuole un lavoro di squadra con voi per costruire qualcosa insieme e lo vuole fare veramente a tutto tondo per trovare una soluzione. Quindi veramente c'è una grande espansione, una collaborazione fruttuosa che questa persona metterà in atto con voi e che finalmente porterà di nuovo al vostro risentirvi e anche al vostro rivedervi, ma non senza comunque averci lavorato su prima, perché per questa persona evidentemente ci sono ancora delle situazioni che questa persona deve imparare a rielaborare, come vi dicevo all'inizio con la carta della luna, e deve evidentemente chiedere anche aiuto a terze persone, perché sia l'8 di pentacoli che il 3 di pentacoli mi parla comunque anche di collaborazione con terze persone. Ma vi ripeto, questa persona sicuramente tornerà da voi e sicuramente si farà sentire con delle notizie molto importanti, ve lo dicevo con questa carta del giudizio. Notizie che riguardano innanzitutto lui stesso, la sua vita personale, matrimoniale, nel caso in cui sia impegnata, o questa persona, oppure la sua vita economico-finanziaria e professionale, ma ovviamente la cui evoluzione avrà un risvolto molto positivo anche evidentemente nella storia con voi e quindi nel potervi sentire e nel potervi vedere. Allora, cerchiamo adesso conferme negli oracoli della magia bianca di Imperiali, quindi facciamo la stessa identica domanda a questi oracoli con appunto la stesa, l'oracolo di Virgilio, 3 carte, presente, futuro e consiglio degli arcani. Allora, perfetto. Allora, iniziamo con il presente, non ci posso credere. Allora, l'angelo e il giudizio.
È la stessa carta, ragazzi, so cosa dirvi. Allora, è incredibile, io lo dico sempre, quando uso due mazzi, soprattutto questi mazzi, c'è una corrispondenza che è veramente incredibile. Io ogni volta veramente ne rimango strabiliata esattamente come voi. In realtà appunto l'angelo è praticamente lo stesso personaggio della carta del giudizio, quindi rappresenta appunto, guardate, incontro, evento, fiducia, ottimismo, apertura verso il mondo, soluzione appunto positiva. Sappiamo che appunto, come vi ho detto prima, il giudizio è la carta che precede la carta del mondo. Rappresenta una dichiarazione importante, rappresenta appunto un evento fondamentale nella vita di un individuo, come vi dicevo appunto con il giudizio. Rappresenta una volontà presente, quindi tra l'altro appunto nelle stesse tempistiche. Rappresenta appunto una situazione del presente che questa persona vuole assolutamente sbloccare, questa persona vi vuole chiamare, questa persona vi vuole cercare per portarvi delle notizie assolutamente importanti. Vi vuole anche incontrare, potrebbe volervi incontrare in un ambiente esterno alla casa di ciascuno dei due, oppure potrebbe comunque volervi in qualche modo incontrare anche in un ambiente pubblico, anche se secondo me comunque in questo caso con la carta dell'angelo è una persona che evidentemente preferisce, diciamo, una situazione di tête-à-tête dove possa aprirsi in maniera molto più tranquilla e molto più sincera per potervi appunto parlare di qualcosa di molto importante, perché l'angelo, proprio come la carta del giudizio, rappresenta appunto una dichiarazione importante. Chiaramente questa persona vi porterà una notizia che in qualche modo, non dico che vi scioccherà, ma quasi, quindi è una persona che ovviamente se fino ad ora ha avuto un atteggiamento comunque discreto, come diceva appunto con la luna, dimesso e introspettivo, questa persona si aprirà non solo al mondo ma anche a voi e aprirà il cuore a voi parlandovi di tutto ciò che ha dentro, quindi desideri, sentimenti, ma anche ansie, paure, tutti quei momenti di scoramento che fino ad ora comunque lo hanno, diciamo, attanagliato. Questa persona è rivolta verso il successo, perché questa persona ormai sente che i tempi sono maturi. Maturi per che cosa? Per un avvenimento importante, la cui portata darà sicuramente ottimi frutti in futuro. È una persona che, vi ripeto, vi vuole vedere, è una persona che si rimboccherà le maniche, ve lo dicevo con quell'8 di pentacoli, per riuscire a mostrarvi, a dimostrarvi tutto l'impegno che lui ci vuole mettere nel rapporto con voi. Questa persona vi dimostrerà, ragazzi, veramente quello che prova per voi e lo farà con grande tenacia. Quindi mi raccomando, preparatevi anche, diciamo, a rimanere un po' stranite da determinate cose, perché probabilmente vi rivelerà qualcosa che non vi ha mai rivelato e con delle modalità che evidentemente non ha mai avuto. Quindi il messaggio è molto chiaro, i tempi ormai sono maturi e questa persona veramente si assumerà tutte le responsabilità del caso. Questa persona vi tornerà felice però, felice di dirvi ciò che vi deve dire, di aprirsi a voi. E lo farà, vi ripeto, attraverso una comunicazione molto importante, oppure un incontro dove vi rivelerà qualcosa però di veramente tosto, quindi preparatevi. Ma sono notizie positive, Vediamo a questo punto il futuro. Mamma mia, ragazzi, qua c'è un matrimonio. Allora, il sole e la luna, mamma mia, è la carta più bella di questo mazzo in realtà, è la carta dei sentimenti, rappresenta l'energia, la progettualità, vediamo se riesco a farvelo leggere bene, relazioni positive, figlio in arrivo. Oddio, potrebbe anche in qualche modo parlarvi della volontà di addirittura allargare la famiglia con voi. In qualche modo questa persona veramente vi arriverà innamorata persa. Ma che bella questa stesa, che energia meravigliosa. Tra l'altro, guardate, qui abbiamo il sole e la luna, quindi evidentemente voi siete molto diversi a livello caratteriale.
e siete due anime gemelle, quindi siete praticamente le due metà di una stessa mela, ragazzi. Questa è veramente la vostra anima gemella. È la carta più importante, guardate che ovviamente è anche rappresentata su questo meraviglioso cofanetto della magia bianca, ma questo perché? Perché rappresenta un'armonia completa che l'individuo ha con il cosmo. Guardate, qui abbiamo il sole appunto e la luna, le stelle. Guardate anche questa vegetazione com'è rigogliosa, quindi rappresenta in effetti sì la possibilità di una nascita. È comunque una persona che vi vuole parlare non necessariamente però solo della nascita di un figlio, ma anche della nascita effettiva di un rapporto con voi, diciamo che abbia veramente tutto al posto giusto. Questa persona, vi ripeto, potrebbe, come vi dicevo anche prima, arrivare da voi proponendovi una convivenza, o potrebbe parlarvi di uno spostamento che questa persona in qualche modo vuole attuare. Questa persona vi ama, questa persona prova dei sentimenti molto importanti, ve lo ripeto, non andate a pensare che questa persona si sia allontanata da voi perché non vi voglia più, assolutamente no. Questa persona ha, diciamo, attraversato un momento di riposo, di quiete, ma ora finalmente ritornerà da voi. Ritornerà da voi con uno stato d'animo molto forte, molto intenso. Avrà degli impulsi emotivi che lo porteranno verso di voi e che cambieranno proprio le dinamiche del vostro rapporto. Ciò che ha da dirvi susciterà in voi delle emozioni talmente forti che condizionerà la vostra esistenza. Avrete un dialogo molto importante, ragazze mie, con questa persona. Dopo la notte finalmente ci sarà il giorno. Quindi dopo un'immobilità, una passività, la passività della luna, come vi dicevo all'inizio, dopo questo rallentamento ci sarà un'azione, ma sarà un'azione dirompente. Questa persona arriverà da voi con un'energia realizzativa molto forte e vi ripeto, vi proporrà comunque anche un incontro, quindi delle relazioni sociali molto importanti. Potrebbe svelarvi, vi ripeto, anche il desiderio di avere un figlio o comunque il desiderio di avere una nuova vita con voi. Quindi dopo il momento delle riflessioni, rappresentate appunto dalla luna, guardate che queste due stese sono pazzesche, è incredibile. Questa persona ritornerà da voi e lo farà con pensieri d'amore molto intensi, dopo aver riflettuto sulla propria esistenza, ve lo dicevo con la luna. È una persona che tornerà consapevole e con un annuncio molto importante, un annuncio romantico e la voglia di stare con voi. Il sole e la luna rappresentano anche ovviamente la sensualità e il contatto intimo, quindi non sarà, diciamo, un incontro di sole chiacchiere, ma ci sarà molto probabilmente anche un rapporto sessuale. È veramente una stesa bellissima. Ora sono curiosa però a questo punto del consiglio degli arcani. No, vabbè, ma ragazzi, ecco, questa è la terza carta più bella del mazzo, dopo il sole, la luna, l'angelo, i due ragazzi. Benissimo. Legame forte e duraturo in amore, amicizie e rapporti di affari. Allora, questa è la vostra anima gemella, ve lo confermo. Questa è una persona con la quale voi sicuramente avrete una storia importante, una storia bellissima, la storia della vostra vita. Questa è la persona che è stata scelta da voi, dal vostro karma, perché è la persona che evidentemente in questo momento meglio rappresenta ciò che voi state cercando, che voi avete sempre cercato. Questa, ragazzi, è la carta della coppia, non c'è molto da dire. Ci sono due persone che stanno guardando verso lo stesso orizzonte, quindi avrete la stessa progettualità, avrete voglia di creare un qualcosa insieme e finalmente, ve lo dicevo appunto con il 3 di Pentacoli, questa persona
arriverà volendo proprio collaborare con voi alla costruzione di un vero legame. Quindi potrebbe, vi ripeto, anche arrivare parlandovi di un'ipotetica separazione o di una situazione economico-finanziaria che sta migliorando, per cui questa persona può pensare a cambiare la sua condizione. Che cosa a questo punto vi viene consigliato? Ovviamente di agevolare il dialogo con questa persona, l'incontro con questa persona. Cercate di andargli incontro, di collaborare, per carità, con appunto questa persona, come dicevamo anche con il 3 di Pentacoli. Cercate di farvi vedere innamorate, prese tanto quanto lui, con entrambi i piedi dentro questo legame così forte. Fategli notare che voi ci credete, che credete nell'alleanza emotiva o anche materiale tra voi e questa persona. Fategli capire che il vostro legame sarà difficile da sciogliere, nonostante le eventuali difficoltà che ci possano essere in futuro. Ve lo dicevo con questo 8 di Pentacoli, questa persona sa che ci si dovrà lavorare sodo, ma fategli capire che per voi non è un problema, proprio perché voi lo amate esattamente quanto lui ama voi. Non c'è nulla di insanabile. Fategli capire che comunque voi ci tenete a lui e che credete in questo rapporto e che guardate dalla sua stessa direzione. Questo è importante, perché questa è una persona che, vi ripeto, anche lui si sente molto legato a voi, ve lo dicevo con la carta della luna. È una persona che a volte sente di potervi parlare anche senza farlo apertamente, perché sente il legame fra di voi. Dimostrategli la stessa cosa, che non c'è bisogno di parlare a voce alta, perché voi lo capite, lo comprendete. Tutto questo chiaramente porterà il vostro legame a diventare ancora più importante. Quindi fategli capire che comunque voi ci siete, che siete disposte comunque a stare accanto a lui. Questa persona non chiede altro se non di poter appunto vivere un rapporto con voi nel miglior modo possibile, proprio perché lui vi vede difatti, ragazze, come in effetti la sua anima gemella, ma vi ripeto, secondo me in realtà lo siete in tutto e per tutto, perché qui ci sono carte che veramente fanno assolutamente ben sperare. Di conseguenza, ragazze, è una delle stese più belle che ho fatto veramente negli ultimi giorni, nelle ultime settimane. Aspettatevi quindi assolutamente un contatto da parte di questa persona, aspettatevi un incontro, anche ovviamente della sessualità, e aspettatevi delle dichiarazioni molto molto importanti che questa persona ha già in mente di farvi, ma che vi farà sicuramente a breve, con questo 3 di Pentacoli e con appunto il Sole e la Luna. Quindi dopo questo momento di riflessione questa persona arriverà da voi veramente in preda a un grande sentimento. Questa persona assolutamente non vi ha dimenticato, non vi dimenticherà. Cercate di capire questo momento di silenzio, perché comunque lui ve ne darà una spiegazione.